Buongiorno! Nel video di oggi voglio mostrarvi il modo più semplice per fare un impasto senza planetaria, senza impastatrice con le vostre manine, quindi un bel impasto a mano. Ci sono davvero diversi metodi, ma io vi consiglio questo che è davvero il più semplice. Adesso vediamo assieme. Vi servirà naturalmente una terrina, una ciotola in acciaio, in vetro, in plastica, come l'avete naturalmente. Tutti gli ingredienti per un impasto. Faremo un impasto di pizza in teglia al 70% di idratazione, perché è un impasto, diciamo, che possiamo fare tutti in casa, perché comunque si fa con un forno casalingo tranquillamente a basse temperature la pizza, diciamo, in teglia. Quindi ho pensato che sia uno degli impasti, diciamo, più utilizzati. Ecco, poi andiamo a inserire anche l'olio, quindi per di più vedrete che sarà un buon modo per lavorare questo. Ecco, allora quindi andiamo a pesare un po' tutti gli ingredienti. Io utilizzo una farina con circa 300 V, vanno benissimo per un impasto a mano, perché comunque non andremo a fermare tanto glutine e ci aiuta comunque una farina 300, 320 V, eccetera, anche appena appena di più va benissimo per una pizza in teglia. Ci vuole un attimino di forza, va bene anche una media forza, ok? Non utilizzate magari farine molto deboli se volete una pizza un po' alveolata. Naturalmente per una focaccia va benissimo una farina debole, ad esempio, come per una focaccia genovese naturalmente. Però se volete fare una pizza in teglia che abbia un pochino di struttura, con l'impasto a mano naturalmente vi dà una mano una farina un po' più forte. Naturalmente non abbiamo la forza della macchina, quindi non riusciamo a formare manualmente questo glutine, quindi ci aiutiamo un po' di più con la farina un po' più forte. Quindi che abbia, guardate nella scheda tecnica della farina, le trovate tranquillamente su Google, scrivete il nome della farina con scheda tecnica scritto in parte e vi uscirà comunque la forza, che è la W. La W sta nella forza. Una farina debole va fino ai 220 V, 180, 220. Una farina media forza sta dai 240 fino ai 280, 290 al massimo. Una farina un po' più forte va dai 300 V in su, dai 300 ai 350 V. Poi ci sono le farine tecniche naturalmente per panettone che hanno anche 400 V, eccetera. Noi stiamo su una farina o media forza, però già sui 290 V, 280 V, comunque dai 300 al massimo 350 V per questo impastino a mano. Ok? Quindi utilizziamo sale, olio extravergine, lievito secco, fresco. Poi vi scrivo comunque gli ingredienti di questo impasto, eh. Adesso vi mostro proprio come lo fate. Adesso pesiamo gli ingredienti. Adesso facciamo un 70% di idratazione, 560 grammi, 800 grammi di farina. E così siamo sul 70% di idratazione. Stiamo sugli 800 grammi di questa farina 300 V. Perfetto. Ok, quindi abbiamo l'acqua e la farina, ma adesso ci pesiamo, mi raccomando, sempre con il bilancino di precisione, il sale e il lievito. Allora, di lievito io cambio sempre il lievito in base alla temperatura. Adesso ho 21 gradi in casa, faccio questa pizza per farvi la dimostrazione, diciamo, dell'impasto a mano in 5 ore, quindi andrò a inserire 3 grammi di lievito secco, 3 grammi, qualcosina. Se utilizzate il fresco, usate pure 7 grammi, 7 grammi e mezzo, ecco. Io utilizzo 3 grammi di secco attivo questo. Mi raccomando, il bilancino di precisione è l'ideale quando ci sono proprio questi grammi, perché veramente è vero che anche le bilance più grandi pesano grammi, ma non così piccole quantità. Quindi è necessario avere il bilancino. Sale, andiamo a pesare 20 grammi di sale e 20 grammi di olio.
E adesso iniziamo l'impasto. Come si fa? Avvicinatevi. Una cosa molto semplice, ragazzi. Adesso vi faccio vedere. In un angolino andiamo a mettere il lievito. In un altro angolino andiamo a mettere tutto il sale. Copriamo. In un altro angolino andiamo a mettere l'olio. E adesso siete pronti? E adesso andiamo a mettere la nostra acqua. Potete metterla tutta tranquillamente e iniziare. Potete tranquillamente utilizzare anche un cucchiaio, questo è vero, ma io vado manualmente. E dopo dovremo fare naturalmente la fase di riposo, ecco. Dopo la fase di riposo andremo a impastare molto meglio. Allora, è normale che mi si appiccichi alle mani. Ecco qua. Abbiamo già una consistenza, naturalmente dobbiamo lasciare poi riposare questo composto. Ecco, prendete da sotto, perché sotto avete ancora tutta la farina da incorporare, e trascinate sopra, così. Ok. (70% di idratazione). Ecco, importante in questa fase cercare di inserire tutta la farina, non guardate la maglia che si forma o non si forma, quello dipende un po' dalla forza anche della farina, dell'assorbimento. Però una cosa molto importante è far assorbire bene tutti gli ingredienti in questa fase. Ecco. Ok, abbiamo fatto assorbire bene tutti gli ingredienti. Adesso, una cosa importante, cos'è? Allora, adesso sono stati assorbiti tutti bene gli ingredienti. Allora, adesso lo lasciamo, adesso ragazzi lo lasciamo riposare. Vedete com'è? Normalissimo, va bene. Non andiamo a stressarlo più di tanto in questa fase, è inutile. Inutile perché? Perché adesso deve praticamente fare la sua fase di riposo in frigorifero. Se è possibile in frigorifero, può farla anche fuori la fase di riposo, non è obbligatorio, ma in frigorifero è ancora meglio, a più basse temperature. Andiamo a mettere per 20 minutini in frigorifero e vedrete come cambierà. Ragazzi, adesso, dopo 20 minuti di frigorifero, abbiamo proprio un altro impasto. Vedete? Vedete, senza impastarlo praticamente l'abbiamo soltanto unito, abbiamo unito bene gli ingredienti, diciamo senza formare glutine, eccetera, abbiamo impastato proprio poco, si è già formata una bella maglia. Adesso che cosa facciamo però? Facciamo delle belle pieghettine, un attimo, delle pieghettine di rinforzo, quindi andiamo a formare un po' di glutine naturalmente. Ecco qua, abbiamo pure anche la ciotola, ecco, guardate, avvicinatevi bene, vi accende la lucina, voilà.
guardate, senza molti sforzi siamo andati a formare un bel impastino, guardate, una piega di rinforzo, 70% di idratazione. Lasciamo qui, possiamo fare ancora una piega di rinforzo. Ce ne facciamo un paio di pieghe, facciamo un bel impasto pizza, facciamo una bella pizza. Se vedete che ha bisogno, questo non ha più bisogno, potete fare ancora una piega di rinforzo, ad esempio tra 15 minuti, ecco, lasciate 15-20 minuti tra una piega di rinforzo e l'altra, ecco. Adesso questo assolutamente non ne ha bisogno. Poi per quanto riguarda anche le tempistiche della ricetta che sto facendo adesso dovrò fare lo staglio tra un po', quindi non procedo con altre pieghe, anche perché la maglia qui è ben formata, assolutamente non ha bisogno, quindi lo lascio proprio riposare per procedere tra un po' con lo staglio. Spero tanto di essere stata utile magari a qualcuno che si sta appassionando a questo bellissimo mondo della panificazione. Vi ho dimostrato che anche senza macchinari si può tranquillamente fare un impasto semplice, un impasto che noi possiamo fare tutti i giorni, come questo qui dell'impasto pizza in teglia. L'impasto che faccio per le napoletane semplicemente alla fine è ancora più facile perché non ha, diciamo, all'interno l'olio, quindi lo potete fare tranquillamente così, anzi anche meno idratato, perché questo era un 70% di idratazione e come vedete è abbassata solo la prima piega proprio per avere un bel impasto comunque liscio. Salvatevi questo video, mi raccomando iscrivetevi al canale con la campanella, è completamente gratuito, c'è scritto qui sotto iscriviti e mettete la campanella perché così potete avere la notifica. Allora, se attivate le notifiche sul vostro cellulare potete avere la notifica sul cellulare, mentre invece se ogni tanto andrete su YouTube avrete comunque le notifiche, diciamo, sull'app di YouTube. Però è sempre meglio per, diciamo, seguirmi in tempo reale, attivare anche quella piccola notifica che potete mettere nelle impostazioni, attivare nelle impostazioni del telefono se non l'avete già attiva naturalmente. È così perché vedo che spesso chi mi segue, spesso in molti mi seguono ma non si sono assolutamente iscritti, quindi è una cosa che mi fa molto piacere l'iscrizione e quindi vi chiedo anche questo naturalmente e vi chiedo di mettere un commento se volete, un like se vi è piaciuto questo video e vi auguro una buona giornata. Alla prossima!